Normalmente in magia, si parla dei 4 elementi naturali, ovvero la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco e, si parla poco del quinto elemento, il cui nome è etere, ma in realtà ne ha molti altri, poi lo, vedremo. In realtà è un elemento centrale molto importante, sia, in magia sia, proprio a livello, spirituale. Prima di iniziare però mi presento per chi non mi conosce, sono Minty di Minty Tarot, sono una tarologa e cartomante e anche un coach di sviluppo intuitivo. Insegno a lettori di tarocchi a migliorare le loro capacità di lettura a livello professionale per raggiungere un livello più alto per poter leggere sia per se stessi che per gli altri a livello professionale. Se volete delle informazioni sui miei programmi sia di gruppo che individuale, vi consiglio di contattarmi via Facebook come Ales Minty o via email a mintitaro@gmail.com. Però adesso iniziamo. Cos'è quindi l'elemento etere? È una forza che permea ogni cosa, si trova nella materia, ma neanche sorgente. È quello che in cinese viene chiamato Qi, in giapponese Ki, che è poi l'energia, la forza che viene utilizzata per esempio nel Reiki. Collega e potenzia gli altri 4 elementi, ma li genera anche, perché appunto è l'elemento da cui derivano gli altri 4. Il primo a parlarne è stato Aristotele e perché appunto considerava che i pianeti e gli astri dalla Luna in su non avessero nulla in comune con la Terra perché erano fatti di una materia immutabile, quindi non soggetta al divenire e eterna, quindi perfetta, e questa materia l'ha chiamata etere, mentre appunto gli elementi, la materia nel mondo sublunare, come lo chiamava lui, ovvero sotto la terra, erano soggetti al divenire, no? Noi cambiamo, invecchiamo, moriamo, non siamo quindi perfetti, secondo appunto la filosofia aristotelica e quindi essenzialmente siamo diversi dalla materia degli astri. E quindi chiamò questo quinto elemento etere. Poi via via nei secoli è stato utilizzato questo elemento nella filosofia neoplatonica, per cui Plotino, che è il fondatore appunto del neoplatonismo, considerava l'etere una delle emanazioni che venivano dall'uno. È una cosa un po' complessa, magari ne parlo in un video a parte, però fondamentalmente per Plotino e gli altri filosofi neoplatonici che poi sono diciamo alla base della cultura rinascimentale da cui derivano i tarocchi, diciamo il mondo per come lo vediamo noi deriva da un centro energetico chiamato uno che poi da cui derivano delle emanazioni in vari stadi e il secondo stadio è l'intelletto o nous e il terzo stadio è l'anima mundi o etere e poi dall'etere derivavano gli altri 4 elementi, terra, aria, acqua, eccetera. Si formava praticamente il mondo come lo vediamo noi. Quindi l'etere ha per questo vari nomi, si chiama anima mundi, cioè l'anima del mondo, appunto perché permea la realtà attorno a noi.
secondo appunto la filosofia neoplatonica, oppure in alchimia veniva chiamata quintessenza o pietra filosofale, appunto perché fondamentalmente quello che gli alchimisti volevano ottenere era appunto distillare dalla materia questa forza, questo elemento etere che chiamavano appunto quinta essenza, perché appunto è il quinto elemento e l'essenza allo stesso tempo di tutto ciò che è nel mondo materiale. In magia, l'etere è soprattutto legato al concetto di visione mistica o gnosi, e quindi di canalizzazione di messaggi dal mondo eterico, appunto. Ci sono varie corrispondenze che possono essere utilizzate in magia per avvicinarsi all'etere, all'elemento etere. Innanzitutto il colore bianco e nero, oppure l'arcobaleno, perché appunto richiama il concetto di totalità. I simboli naturali sono il ragno, perché ha questa simbologia della connessione con la rete, no, del ragno, e poi il quarzo ialino, che è questo qui di rocca trasparente. La direzione è il centro, il tempo è quello eterno, non ci sono stagioni o segni zodiacali che possono essere invece associati all'elemento etere. Altri simboli che possono essere associati all'elemento etere sono innanzitutto il simbolo dell'infinito, quello classico che trovate sul cappello del mago, per esempio, perché appunto richiama il concetto di eternità, di movimento circolare che si ripete, eterno. E poi ci sono altri due simboli alchemici che possono essere utilizzati. Questo è il primo, che è proprio il simbolo che viene utilizzato in alchimia per richiamare l'elemento etere, e l'altro è più complesso perché rappresenta un po' tutto il processo alchemico e si chiama simbolo della quadratura del cerchio, il famoso detto della quadratura del cerchio, perché appunto simboleggia il processo di distillazione dalla materia dei quattro elementi primigeni e poi il ricavare da questo e dagli altri elementi l'elemento etere, che poi è il cerchio finale che racchiude un po' tutti gli altri elementi. E poi a livello di tarocchi, un po' tutti, diciamo, se i quattro semi sono associati, ogni seme a un elemento, per esempio i pentacoli all'elemento terra, i bastoni all'elemento fuoco, le spade all'elemento aria, le coppe all'elemento acqua, invece a livello generale sono gli arcani maggiori che rappresentano appunto questo elemento etero o anima mundi. Vedete qui ho i 22 arcani maggiori. Tra questi l'anima mundi è in particolare rappresentata dalla carta del mondo ed è praticamente questo spirito, questa donna che danza in una ghirlanda d'alloro circondata dai simboli dei quattro elementi. Ed è praticamente proprio il concetto di essenza. Dunque, i mistici neoplatonici puntavano appunto attraverso la loro pratica spirituale, a raggiungere un'unione mistica con la quinta essenza, quindi con l'anima mundi, ovvero etere.
attraverso tutto un processo meditativo. Il loro scopo finale era raggiungere appunto la gnosi, che poi provoca un risveglio spirituale, per cui si capisce in maniera intuitiva, diciamo in maniera mistica, non a livello intellettuale, come in realtà la nostra anima è parte di un tutto, di un'anima più grande che poi è l'uno. Eh, Ne ho parlato in altri video, però appunto si possono utilizzare i tarocchi per raggiungere questa unione mistica attraverso una pratica meditativa con gli arcani maggiori. Questa pratica meditativa viene chiamata viaggio del matto, ne ho parlato in alcuni video di cui posterò il link qui sopra e praticamente una volta al giorno per 22 giorni si medita sulla carta di ogni arcano maggiore, partendo dal matto in sequenza, finendo appunto con l'unione mistica rappresentata dalla carta del mondo. Cosa fare? Io consiglio di utilizzare un foulard bianco, creare un altare appunto coperto da un foulard bianco, altare, spazio meditativo. Adesso le parole in questo caso, diciamo, non voglio neanche dare l'impressione di qualcosa di particolarmente religioso. Potete accendere una candela bianca, mettere sul piano dei quarzi ialini e prendere appunto ogni giorno una carta, rilassarsi, fare 3 respiri profondi e cercare di immergersi nella carta. Tra l'altro ho una meditazione che vi può aiutare in questo senso, posterò il link. Io vi consiglio appunto di guardare bene la carta prima, poi chiudere gli occhi e fare questa meditazione dove entrate nella carta e comunicate con il personaggio della carta, appunto per percepire e capire l'essenza del personaggio, dello stadio, diciamo, spirituale in cui si trova. E secondo appunto questo tipo di percorso riuscite a fare un percorso spirituale carta dopo carta che vi permette di crescere spiritualmente, di accostarvi e possibilmente raggiungere appunto questa rivelazione che è poi chiamata gnosi nella filosofia neoplatonica, quando appunto raggiungerete con l'ultima carta, quella del mondo, questa unione mistica con l'elemento etere. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere se avete già fatto questo tipo di meditazione, come vi siete sentiti. Vi invito anche a mettere il like se vi è piaciuto, a condividerlo con altre persone che possono essere interessate a fare questo tipo di esperienza. E noi ci vediamo presto. Ciao!